Bentornati sul canale da Fara e da Nini. Oggi parleremo di abiti longobardi e lo faremo attraverso un video che abbiamo realizzato per il Museo di Archeologia ed Arte della Maremma e per la corrente esposizione Una terra di mezzo, i Longobardi, la nascita della Toscana. Si tratta di un video con un tono un po' più serioso delle nostre abitudini, ma speriamo che vi piaccia comunque. Andi! Pur non conoscendo con certezza i dettagli del costume dei Longobardi, possiamo dire che si sia evoluto nel corso dei 200 anni di regno in Italia. Abbiamo inoltre alcune fonti che possono fornirci un'idea di quale fosse il loro vestiario tradizionale all'arrivo in Italia alla fine del VI secolo. La prima fonte è quella letteraria, l'Historia Langobardorum di Paolo Diacono che, in un noto passaggio, descrive gli abiti longobardi come ampi, in massima parte di lino, decorati da ampie bande intessute alla maniera degli anglosassoni. Un'altra fonte di riferimento è quella iconografica. Qui, nello specifico, stiamo osservando il cosiddetto piatto di Isola-Rizza, un piatto in argento sbalzato realizzato durante il VI secolo, probabilmente prima dell'arrivo dei Longobardi, e rappresentante un germano orientale appiedato che viene ferito e sconfitto da un cavaliere bizantino. La ricchezza di dettagli di questo manufatto ci permette di apprezzare la peculiarità degli abiti indossati dal guerriero germanico, che troviamo poi riproposte in altre fonti iconografiche quali i mosaici, diffusi nel bacino del Mediterraneo, ed il contemporaneo Pentateuco di Tours. Esistono infine le fonti archeologiche, ed in particolare quella relativa alla conservazione dei frammenti di tessuto deposti a contatto con elementi metallici del corredo, ad esempio una fibbia, avvenuto attraverso un processo di mineralizzazione. In questo esempio, tratto dalla campagna di scavi della necropoli di Santo Stefano in Pertica a Cividale del Friuli, possiamo riconoscere la trama a diamante di un indumento di lana appartenuto al defunto. Reperti completi, quali tuniche e braghe, non sono stati ritrovati nell'area culturale longobarda, ed i pochi esempi nord-europei pervenutici sono quasi sempre precedenti al periodo longobardo. A grandi linee, l'abito maschile longobardo è composto da più elementi che andremo ora ad elencare, dalle scarpe a fiore alle fasce, braghe, tunica inferiore e superiore e cintura. Colori, materiali e decorazioni indicavano la ricchezza del possessore. Le braghe, di lana, venivano indossate al di sotto della tunica e legate intorno alla vita probabilmente con un cordino. Iniziamo ora ad analizzare l'abito maschile partendo dal basso. I piedi, prima di essere infilati nelle scarpe, erano avvolti nelle fasce di lana caratteristiche delle popolazioni germaniche e non solo. Nel caso dei Longobardi, Paolo Diacono, riferendosi ad un episodio accaduto durante il regno di Audoino, padre di Alboino, ci fa sapere che la colorazione bianca di queste fasce era una caratterizzazione etnica peculiare dei Longobardi, che li differenziava dalle altre popolazioni al punto che, in questo episodio leggendario, gli avversari dei Longobardi li apostrofarono come cavalle, perché è tipico del trattamento di questi animali la fasciatura bianca nella parte terminale delle zampe. La tunica inferiore è un elemento di vestiario semplice, molto ampio, solitamente in lino e dalle maniche aderenti. La posizione della cucitura della spalla, più in basso lungo il braccio rispetto alla moda moderna, garantiva ampia libertà di movimento. La tunica superiore, indossata al di sopra della precedente, viene realizzata con la stessa struttura, ma si caratterizza per essere solitamente in lana e decorata a seconda del livello di ricchezza del possessore.
Nelle immagini che potete vedere, la tunica è decorata da un tessuto in seta bizantina, riccamente lavorato. Ultimo capo di abbigliamento poteva essere il mantello, una pezza rettangolare di lana che veniva portata ripiegata sulle spalle, in modo da lasciare libero il lato da cui sporgeva l'arma del guerriero, in questo caso uno scramasax. Sulla spalla, dal lato aperto, il mantello veniva fissato o con una fibula a braccia uguali, in questo caso riproducente quella rinvenuta presso la necropoli di San Mauro a Cividale del Friuli, o con alternative più semplici come spine di legno. La fibula in questione è peculiare perché, pur essendo una tipologia mediterranea, il motivo decorativo che la caratterizza risulta prettamente germanico. La sua lettura da parte degli storici dell'arte viene ricondotta alla figura di Godan, la principale divinità a noi nota del Pantheon longobardo precedente alla conversione al cristianesimo. Passiamo ora all'abito tradizionale femminile, con le arcinote fibule ad esse, le collane in pasta vitrea, la cintura da cui pendevano le fibule a staffa, sempre in coppia, e di vari oggetti d'uso comune, quali potevano essere forbici, chiavi, amuleto o, come nel nostro caso, coltelli. I piedi erano coperti da calze, rette da dei cinturini dei quali sono stati rinvenuti, nelle sepolture, gli elementi metallici quali fibbie e linguette, ancora posizionati all'altezza delle ossa dello stinco e della caviglia. Come nel caso dell'uomo, la nostra donna longobarda indossa delle scarpe dette a fiore, facendo riferimento ad una delle due tipologie più diffuse nel VI secolo, quelle a fiore, appunto, e le cosiddette turnshoe, composte da un unico pezzo di cuoio rivoltato e da un'unica cucitura. Le scarpe a fiore paiono corrispondere maggiormente alla descrizione che Paolo Diacono, nell'Historia Longobardorum, fa delle scarpe tradizionali longobarde, definendole come aperte fino all'alluce. Il primo strato di vestiario della donna è una tunica inferiore in lino, simile per costruzione a quella maschile, ma visibilmente più lunga. Al di sopra di questa viene posizionata la tunica, solitamente in lana. Nel caso descritto è inoltre presente anche un mantle dress, un soprabito con chiusura frontale, solitamente ritenuto di derivazione bavaro-alamanna, e che, oltre Alpe, veniva tenuto chiuso utilizzando le fibule a staffa posizionate all'altezza della vita. Il velo è uno degli elementi caratteristici del vestiario tradizionale femminile e, nelle immagini che osserviamo, possiamo scorgere la nostra longobarda e indossarlo, appuntandolo alla propria conciatura con degli spilli ed infine fissarlo alla spalla con una delle due fibule ad esse, mentre l'altra viene utilizzata per chiudere lo scollo della tunica. Entrambi i nostri esempi rappresentano individui di censo elevato, e cioè facilmente riconoscibile dalla presenza di colori tanto vividi nelle vesti. La tintura era uno dei passaggi fondamentali della realizzazione degli abiti longobardi ed avveniva tramite bagni coloranti contenenti pigmenti e mordenti di origine vegetale, risultando nella produzione dei colori vivaci tanto apprezzati dalle popolazioni germaniche. I colori che sappiamo con certezza essere stati comuni nel VI secolo sono il rosso, ottenuto dalle radici di robbia, il giallo, estratto da fuste di reseda, ed il blu derivante dall'indaco di guado. L'uso di componenti tanniniche quali il mallo di noce o le galle di quercia è inoltre considerato probabile per quanto non confermato dai pochi ritrovamenti archeologici. L'intenso verde della tunica maschile è stato ottenuto da tinture sequenziali di reseide e guado, una tecnica complessa e dispendiosa riservata ai ranghi più alti,
perché più gli abiti erano sgargianti e più mostravano la ricchezza di chi li indossava. La realizzazione degli abiti avveniva ovviamente solo tramite il lavoro manuale, con un processo dai tempi estremamente lunghi che rendevano ogni tessuto un bene prezioso. La fibra grezza veniva infatti prima filata, quindi tessuta su grandi telai verticali, tinta ed infine meticolosamente lavorata a mano. La pratica sartoriale era quindi, soprattutto per quello che riguarda i censi più elevati, un lavoro di altissima specializzazione. L'abito longobardo non aveva quindi nulla da invidiare a quelli dei suoi coevi bizantini ed era quanto di più lontano possiamo immaginare dallo stereotipo del barbaro vestito di colori smunti e pelli mal conciate. Gli abiti realizzati dall'associazione La Fara per il Museo Archeologico ed Arte della Maremma intendono mostrare due esempi di corredo ricostruito con tecniche, materiali e fogge adeguate al VI secolo e strettamente aderenti alle fonti precedentemente elencate. Una donna ed un uomo di media ricchezza, con le loro tuniche inferiori di lino, le tuniche di lana dai colori vivaci e le paramonture colorate che svolgevano una funzione sia decorativa sia di rinforzo delle aree di maggior logoramento degli indumenti, quali lo scollo, i polsi e gli orli.